Allora, questo è il freno di stazionamento che comunque non dovete tenere in considerazione. Metti la moto dritta, togliamo il cavalletto. Allora, così sei in drive, è un'impostazione dove le marce comunque vengono velocizzate tra una cambiata e l'altra. Se vuoi una guida un po' più sportiva puoi lasciare S2, oppure sempre col gas aperto le palette più e meno. Questo non lo tenere in considerazione. Poi per il resto la moto già sei di prima, la vedi e cammina. Va bene? Honda Africa Twin Adventure Sport DCT. L'inclinazione del busto è ottimale e le braccia poco caricate. La comodità in sella permette di percorrere diversi chilometri, anche se l'habitat di questa moto non è di certo la giungla cittadina o l'autostrada, bensì un percorso sconnesso. La seduta è alta, ma c'è la possibilità di settarla un po' più bassa. Diciamo che, per godersela senza troppe difficoltà, bisognerebbe essere alti 1,80 m perché il baricentro è abbastanza alto. Serbatoio da 24 litri e consumi dichiarati di circa 22 km al litro. Queste caratteristiche la rendono una moto davvero efficace per l'avventura. Le pedane non vibrano e il passeggero ha un ampio spazio dedicato. La protezione dall'aria è un po' scarsa perché il cupolino genera le turbolenze un po' fastidiose proprio all'altezza del casco. Per l'elettronica si ha ABS e controllo di trazione HSTC che si propone a 7 livelli oltre che disattivabile. Comando dell'acceleratore Throttle by Wire e 4 Riding Mode, 3 predefiniti e 1 personalizzabile dall'utente. Si ha Tour, erogazione di potenza diretta, freno motore intermedio, controllo di trazione alto, Urban, erogazione di potenza intermedia, freno motore intermedio, controllo di trazione alto e infine Gravel, dove l'erogazione di potenza è addolcita, il freno motore è minimo e il controllo di trazione alto. Interessante anche la funzione delle frecce a disattivazione automatica e l'Emergency Stop Signal. Le 4 frecce si attivano automaticamente in base alla decelerazione. Ovviamente la moto riconosce la tipologia e lo stato dell'asfalto e quindi cambia la soglia di attivazione. Motore bicilindrico 1000 da 95 cavalli che sinceramente ho trovato un po' fiacco e non molto grintoso. Avrei apprezzato maggiore aggressività perché la moto percorre l'autostrada senza molto brio e fa anche un po' di fatica a prendere velocità. Suppongo dovrebbe dare maggiori emozioni su qualche strada bianca. L'Africa Twin è un enduro stradale e, come tale, ha delle sospensioni morbide e con tanta escursione, mirate maggiormente per l'utilizzo off-road. Per la sospensione anteriore si ha una forcella rovesciata a perno avanzato della Showa, con steli da 45 mm completamente regolabile, avendo un'escursione di ben 252 mm, mentre, a posteriore, il monoammortizzatore è sempre della Showa pluriregolabile e ha un'escursione da 240 mm. In città andavo quasi alla ricerca delle buche perché le sospensioni non fanno sentire nessuna disconnessione. D'altronde sarebbe strano il contrario. Doppio freno a disco all'anteriore da 310 mm e singolo al posteriore, ovviamente sempre a disco da 256 mm. La frenata è abbastanza buona, unica nota che quando si frena con l'anteriore si ha un po' la sensazione di scendere troppo con l'avantreno, ma questo è dovuto all'elevata escursione delle sospensioni. Il cambio DCT è molto preciso e reattivo, grazie anche alle comode palette, anche se, vista la tipologia di moto, opterei comunque per un cambio tradizionale. La moto pesa 243 kg in ordine di marcia, anche se risulta molto agile. L'Africa Twin Adventure Sport DCT costa 16.490 euro e le principali concorrenti sono Triumph Tiger 800 XCA, KTM 1090 Adventure R e BMW F850 GS.
Leggendo le varie comparative, la Honda risulta la meno potente, protettiva e leggera, ma conquista per la sua capacità di risultare equilibrata. Mi sento dunque di consigliarla agli amanti del genere. Il video finisce qua, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, di commentare per farmi sapere la vostra opinione e di lasciare un like. Alla prossima!